Avevo previsto di metterci 40 ore per arrivare a questo prototipo, invece ce ne ho messe 75 e ora mi ritrovo con 150 cartamodelli per l'abito finale. Direi che ho letteralmente sottostimato il lavoro necessario. Sono stata scelta per partecipare come designer al beauty contest Miss Europe Continental e questo significa che devo realizzare un abito da red carpet per una Miss. La data di consegna dei figurini era inizio agosto e li ho consegnati in tempo, ma ora viene la parte più difficile. Quest'abito deve essere pronto entro il 25 novembre e ho letteralmente 3 mesi e mezzo per drappeggiare l'abito, ricavare i cartamodelli, fare un prototipo, sdifettarlo, comprare le stoffe e cucire l'abito. In tutto ciò ho un lavoro a tempo pieno e posso dedicarci solo il weekend. Non so se ce la farò. Ho già pubblicato 2 video sulla preparazione di quest'abito in cui vi ho mostrato tutta la parte di ricerca immagini, moodboard e disegni. Vi lascio il link sotto in descrizione. E in questo video vi mostrerò la parte che è stata la più complicata, ossia il drappeggio, i cartamodelli e più in generale la preparazione del prototipo. Fare un prototipo è necessario per capire se l'abito che ho disegnato sta in piedi, funziona, se c'è qualcosa da modificare e soprattutto mi serve per verificare i cartamodelli, per non trovarmi a dover sprecare stoffa costosa per via di alcuni cartamodelli non corretti. Ma facciamo un passo indietro. L'abito che ho disegnato non è affatto semplice da realizzare e il primo passaggio è studiare il figurino e capire come tradurre su carta o sul manichino le varie parti. Parto dal corsetto, che è la parte di abito che sta sotto a tutto, e per facilitarmi nel creare queste forme, prima imbottisco un po' il manichino nei fianchi e nel seno, così da avere la base su cui drappeggiare. Poi costruisco sopra la griglia di tutte le piastrine, così ho tutte le forme specifiche dei vari pezzi di cartamodello da seguire, e poi alla fine drappeggio la stoffa sopra in 2D. Dato che devo drappeggiare pezzetti di cartamodello molto piccoli, riesco finalmente a sfruttare tutta una serie di pezzetti di tela di scarto che ho tenuto da parte per occasioni come questa. Darò la tridimensionalità a tutte queste punte nella fase finale, ossia quando traccerò i cartamodelli da tutti questi pezzetti che ho drappeggiato. Per creare la tridimensionalità utilizzo la stessa tecnica dell'artista coreana Chung In Kim della mia ricerca. Sostanzialmente bisogna incavare i lati dei rettangoli di stoffa e così facendo le punte restano sollevate. Detto così non sembra tanto difficile, ma vi assicuro è un processo veramente lungo. Al primo tentativo ho incavato i pezzi troppo poco, quindi le punte si sono sollevate poco, come si può vedere anche dal prototipo che ho cucito. Quindi ora sistemo tutti i cartamodelli incavandoli di più. Altra parte molto lunga è misurare ogni singola cucitura tra tutti i singoli pezzetti, perché tutte devono combaciare. E come potete intuire dal numero di pezzetti, le cuciture sono veramente tante. Sto drappeggiando il pezzo laterale dell'abito, ma non so bene quale sia il metodo migliore per ottenere questo volume. So però che voglio utilizzare la tecnica della gonna dei Kalash, quindi creare tutto il volume aggiungendo molti godè, grandi e piccoli. Dato che questi godè per semplicità è meglio inserirli in un taglio, dovrò farne molti che attraversano questo pezzo. Un po' come per il corpino, probabilmente la cosa migliore è drappeggiare questo pezzo laterale abbastanza aderente al corpo e aggiungere il volume dopo con i godè. Tutti questi godè li disegno direttamente su carta dopo aver rilevato i pezzi drappeggiati, perché è più semplice. È un processo lungo e devo dire che richiede un po' di manualità perché il pezzo laterale è asimmetrico con lunghezze diverse in ogni parte. In cima è stretto, in fondo molto lungo e più largo, e quindi anche i godè che vanno inseriti fra un taglio e l'altro devono essere sagomati sul fondo e allargarsi dalla cima al fondo. Insomma, fossero tutti uguali sarebbe anche veloce, ma sono tanti e tutti diversi.
L'ultimo pezzo da drappeggiare è la gonna. Qui sono un po' indecisa sul dove farla partire. Per semplificarmi la vita avevo inizialmente pensato di fare la gonna staccata dal corpino e sostanzialmente farla dritta in vita. Questo mi avrebbe permesso di partire direttamente dal cartamodello base della gonna a un quarto di ruota e aggiungere poi i godè in un secondo momento. Un processo tutto sommato semplice e veloce, ma poi ho pensato che si sarebbe potuto vedere il segno sotto al corpino e l'idea non mi piaceva. Quindi opto per fare la gonna unita al corpino, con una vita sagomata e non regolare, motivo per cui trovo più intuitivo drappeggiarla direttamente su manichino, così almeno ho i segni di dove finisce il corpino e di dove deve iniziare la gonna. Anche in questo caso mi tengo abbastanza aderente al corpo e mi segno la vita sagomata, le lunghezze e i punti in cui attaccare il godè. E anche qui, come per il pezzo laterale, aggiungo tutto il volume dopo tramite i godè nella fase del disegno dei cartamodelli. La parte della gonna incredibilmente mi è venuta molto bene al primo tentativo e non ho dovuto sdifettare niente. Alla fine del video vi mostrerò il prototipo indossato, ma prima la parte che più di tutte mi ha preoccupato durante tutta la preparazione del prototipo, ossia la ricerca delle stoffe giuste. I punti importanti erano trovare stoffe del colore giusto e del peso e della consistenza giuste, senza però spendere un patrimonio dato che devo comprare molti metri. Ho ordinato online campioncini vari e ho girato i soliti negozietti di stoffe della mia zona, ma da nessuna parte sono riuscita a trovare un tessuto della consistenza giusta per fare il pezzo laterale dell'abito. Oggi sono stata in un negozio enorme di stoffe che ho scoperto di recente e qui finalmente, dopo settimane di ricerca di tessuti, sono riuscita a trovare sia uno chiffon per fare la gonna, sia un bellissimo tulle glitter da metterci sopra, che trovo perfetto per rendere più prezioso quest'abito. E soprattutto ho trovato un taffetà rosa da usare per il pezzo laterale. Ha la consistenza che volevo, cioè mantiene la forma che gli do e il colore è, diciamo, quasi giusto. È un po' troppo rosa confettino e un po' troppo freddo, ma sapevo che non potevo trovarne uno migliore, quindi l'ho preso, con l'idea di tingere la stoffa, giusto perché ho tanto tempo. Ma sapevo che tingendo una stoffa naturale di seta come questa con il tè avrei potuto ottenere il tono di rosa caldo perfetto che avevo in mente. Ma vi mostrerò questa esperienza nel prossimo video. In questi giorni mi sono anche arrivati gli ultimi campioncini che ho ordinato online e con questi dovrei avere tutte le stoffe. Ho trovato il duchesse giusto per la parte centrale del corsetto, è abbastanza sostenuto ed ha il colore perfetto come lo volevo, è un bel rosso acceso. E ho trovato anche lo chiffon rosso che ho deciso di usare nella parte del seno e dei fianchi del corpino, che accoppierò con un duchesse marrone molto sostenuto che già avevo da una vecchia collezione. Direi che questi rossi stanno benissimo con il marrone che avevo come base, quindi ottimo. In questo modo riesco ad avere i tessuti del colore giusto come nel figurino e della consistenza e peso giusti, così che le parti del corpino, del seno e del fianco non crollino ma stiano sollevate. Mi resta solo un dubbio sul colore dello chiffon della gonna. Sono indecisa se usare quello più scuro che ho comprato nel negozio enorme di stoffe o questo più chiaro che ho trovato in un negozietto vicino a casa. Credo però che opterò per quello più scuro perché quello chiaro rischia di essere un po' troppo simile al taffetà del pezzo laterale quando lo tingerò, quindi vorrei che ci sia un po' di differenza. Nel prossimo video mi vedrete alle prese con il cucito di quest'abito e con la tintura di stoffe. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non vi perderete l'ultimo video di questa serie. Ora finalmente vi mostro il prototipo finito che sono anche riuscita a far indossare a una mia amica. Sono molto contenta che le stia addosso bene, avevo paura che il corsetto facesse molti difetti e che non stesse abbastanza sostenuto e invece c'è pochissimo da sdifettare, quindi questa è una grande vittoria.